La Colombia è tutto il contrario di ciò che viene mostrato. Quando la si nomina, il primo pensiero che viene in mente è la serie Narcos e qualche altro avventuriero che si è infiltrato nel quartiere più pericoloso di Medellin. La verità è che questa rappresentazione non racconta minimamente il paese, ma mostra soltanto ciò che fa più comodo all'algoritmo. Io in uno di quei quartieri pericolosi ci sono andato e non è minimamente ciò che viene mostrato nei video virali. È un luogo super turistico, quasi troppo. E la cosa peggiore che ti può capitare è quella di dover lasciare una mancia perché hai assistito a uno spettacolo di breakdance davanti a un murales. Niente inseguimenti e niente tensione. È un po' come passeggiare per la via delle Orecchiette a Bari. Comunque, la Comuna 13 non è il quartiere che consiglierei di visitare per conoscere Medellin. Certo, è un quartiere che si è saputo reinventare, ha creato un movimento artistico urban con musica, arte, graffiti, murales e questo ha portato opportunità, soldi e turismo. E la cosa principale, ha tolto il quartiere dalla criminalità in cui affogava prima. È un risultato enorme e va totalmente riconosciuto. Ma allo stesso tempo proprio quel turismo che ha salvato la Comuna 13 la sta trasformando nella versione peggiore di sé. Le scale mobili del quartiere erano nate come un simbolo di rinascita, che arrivano fino in cima al quartiere come simbolo di unione, ma adesso è diventata una passerella per tutti i gruppi organizzati di turisti per muoversi su e giù. No, non vengono minimamente sfruttate da quelli del luogo perché sono diventati invivibili. È diventata molto turistica da quanto mi è stato detto e ma meglio così, meglio rispetto a quello che era prima, con tutta la storia di questo quartiere. Quello che infatti era un luogo dove potevi ammirare, fotografare l'arte urbana con i murales, assistere a spettacoli di musica, di arte, ora si sta trasformando in una trappola per turisti. Difatti i murales adesso stanno diventando dei tabelloni pubblicitari, ma in realtà Medellin e la Colombia in generale non è questo, è molto di più. Medellin è una città all'avanguardia, creativa, moderna, piena di grattacieli. E da quando l'ho vista l'ho paragonata subito a New York. E può sembrare un paragone esagerato, ma quando sei lì circondato da questi grattacieli, dallo skyline, dalla modernità, capisci che forse non è così esagerato. Medellin è la New York della Colombia, ma senza lo stress soffocante e la criminalità di New York. Medellin è la vera concrete jungle, dove cemento si unisce con la vera giungla, alberi e natura e verde, dove appunto gli alberi convivono con i grattacieli. Un dettaglio che per me ha reso Medellin speciale era il svegliarsi la mattina, uscire sul balcone e vedere pappagalli volare sopra la città, sopra i grattacieli, così. E la natura a Medellin non è un caso. Infatti la città in
qualche anno è riuscita a piantare poco più di 200.000 alberi e questo ha portato un abbassamento della temperatura di 3 gradi di media perché appunto il cemento stava prendendo il sopravvento. Collegandomi a prima, con più alberi hai più ombra, più verde, più natura e più animali. E infatti gli animali sono tornati a vivere sugli alberi, per le strade e anche sui palazzi. E poi c'è la parte più importante, le persone. In questa città, ma così come in tutta la Colombia, sono stato accolto in un modo che non mi aspettavo. Generosità pura, sorrisi veri e gente che ha voglia di raccontarti la loro storia e farti conoscere la loro Colombia, non quella delle serie TV, non quella stereotipata. La Colombia reale è fatta di generosità, orgoglio e una cultura che vuole mostrarsi per quello che è davvero. E questo cambia tutto, perché quando ti accolgono così non ti senti più un turista, ti senti un po' parte del posto, anche solo per un attimo. Medellin è una città che merita di essere visitata, così come tutta la Colombia, ma come in ogni luogo del mondo bisogna sapersi comportare. Serve sempre rispetto ed attenzione, ma sempre con quel pizzico di curiosità. E se arrivi con lo sguardo pieno di pregiudizi, vedrai solo quello che già conosci. Se invece arrivi con la mente aperta, Medellin e la Colombia ti mostrano molto di più.